Perfetto, quindi inseriamo la nostra palette e come vedete viene generato l'alert e viene conservato correttamente la nostra scelta. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, stai nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione di una funzione in JavaScript per la visualizzazione dei nostri avvisi, quindi degli avvisi personali tramite un pop-up. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire la possibilità di personalizzare l'aspetto grafico della nostra area privata. Ho pensato di organizzare la personalizzazione dell'area privata tramite la gestione di palette di colori e per prima cosa, quindi prima di definire la possibilità di poterlo modificare, quindi di dare la possibilità all'utente di scegliere la palette dei colori, ho pensato di definire la sezione. In realtà sono indeciso se definirla come nuova sezione oppure direttamente come link nell'account personale e poi in base ai permessi nel caso poterlo disabilitare, in modo che ci possa permettere di creare una nuova palette di colori che poi sarà accessibile a tutti gli utenti che hanno accesso all'area privata del CMS. Quindi per prima cosa, per il momento lo creiamo come link nell'account personale, poi nel caso andremo a spostarlo successivamente. Quindi ci spostiamo in backend e definiamo una nuova pagina per la sezione account personale che la chiamiamo gestione palette colori, nome file contenuto principale gestione palette colori, descrizione pagina dedicata alla gestione delle palette colori per la personalizzazione grafica dell'area privata, nome file contenuto principale gestione palette.php, creiamo il file con il form per l'inserimento dei dati, contenuto secondario, quindi tabella di elenco dati per il momento non ne specifichiamo, visibilità menu secondario, posizione dovrebbe essere la 5 se non sbaglio, e associamo i permessi per l'utente. Poi come sempre rientriamo e modifichiamo il redirect a se stesso. Quindi ci spostiamo in account personale, sì, era la numero 5, gestione palette colori, e qua vediamo di strutturare il form per definire una nuova palette di colori da poter utilizzare per la personalizzazione dell'area privata. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file appena creato e vediamo innanzitutto di andare a specificare la possibilità di poter cambiare il colore al link attivo del menu principale e poi il colore al passaggio del mouse sul menu principale. Utilizzeremo un nuovo tag in HTML, l'input type color, che ci darà direttamente la possibilità di scegliere tramite una tavolozza il colore desiderato. Adesso vediamo graficamente il risultato. Per quanto riguarda la struttura del form, sono indeciso se dividere la pagina e quindi la sezione in due parti in modo da raggruppare le voci. In realtà mi sa che facciamo proprio così, perché al momento altrimenti verrebbero fuori un bel po' di righe, perché in realtà vorrei andare a specificare i colori per il menu principale, per il menu secondario
poi la possibilità di scegliere il colore per il box informazioni, quindi cambiare il box, il colore del nostro box, il colore del box max length, quindi dove viene inserito il conteggio dei nostri caratteri per la text area, poi i colori per la tabella, sostanzialmente l'intestazione, il piedipagina, il colore al passaggio del mouse e volendo anche le righe da alternare col bianco. E per prima cosa allora andiamo a modificarci il TD Colspan da 2 a 4, perché sostanzialmente andremo a caricare nel nostro form 4 celle, quindi 2 campi per rigo. Quindi modifichiamo i TD Colspan sia della class del TD class errore e dei nostri HR, e poi nell'ultimo questo con i campi obbligatori diciamo Colspan 1 e l'altro col pulsante invece li mettiamo Colspan 3. Bene, e poi allora la descrizione non ce ne facciamo nulla e le diciamo nel primo TD class allora class campo qua lo eliminiamo e gli diciamo width 20% e gli diciamo colore link attivo menu, quindi end u acute principale. Quindi andiamo a specificare il colore del link attivo per quanto riguarda il menu principale, quindi questo colore qua. Bene, e come campo e come input, quindi questo sarà width 35%, no scusate 30%. Utilizziamo un nuovo input type color, una nuova tipologia di input che sostanzialmente ci va a visualizzare una palette di colori dove noi andiamo a selezionare direttamente il colore di nostro interesse. Gli diamo un nome, in questo caso sarà link attivo principale. Bene, e per il momento non gli inseriamo nessun value. Perfetto. E poi all'interno dello stesso tr quindi inseriamo anche un altro td width 20 dove specifichiamo il colore link over, quindi al passaggio del mouse menu principale, e l'input lo chiamiamo link over principale. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, perfetto. Quindi nel primo rigo andiamo a specificare il colore per quanto riguarda le voci e quindi il link attivo e al passaggio del mouse per il menu principale. Come vedete ci inserisce la possibilità di selezionare direttamente il colore tramite una palette. Poi questa ovviamente viene personalizzata in base al browser che si sta utilizzando. Sicuramente Chrome avrà una tipologia di palette differente. Possiamo anche nel caso verificarla. Ci spostiamo in account personale, gestione palette. Come vedete Chrome in realtà la fa un po' più diciamo carina come palette di colori. Bene, quindi dicevamo nel primo rigo andiamo a specificare i colori per il menu principale, poi aggiungiamo un nuovo rigo per quanto riguarda il menu
secondario, quindi qua sarà colore link attivo menu secondario, quindi link attivo secondario, colore link over menu secondario e link over secondario. Bene, poi come altri colori vogliamo personalizzare il colore del box informazioni e il colore del box dove viene inserito il conteggio dei caratteri nelle nostre text area. Quindi inseriremo un nuovo rigo e gli diciamo colore sfondo box informazioni per i nostri form, per i form, e quindi qua sarà input type color name color box info, e poi ci va colore sfondo, box max length text area per i form, e come nome gli diamo color box max length. Salviamo, gestione palette, perfetto, e poi andiamo a inserire come altri dati per la personalizzazione. Vorrei specificare la possibilità di modificare l'intestazione, quindi il colore dell'intestazione per la nostra tabella, il colore per il piedi pagina e poi il colore delle righe della nostra tabella, che vanno alternate col bianco, e poi il colore al passaggio del mouse sulla nostra tabella. Quindi inseriremo un nuovo rigo e gli diciamo colore intestazione tabella elenco dati, colore piedi pagina tabella elenco dati, quindi questo sarà colore intestazione tabella, anzi colore intestazione e colore piedi pagina, e poi qua dobbiamo modificare la E accentata, quindi end E acute, bene, e poi per finire il colore delle righe della tabella. Quindi gli diremo colore righe tabella elenco dati, gli aggiungiamo anche colore da alternare, no, colore che verrà alternato al bianco di default. No, però non è chiaro. No, è giusto, al colore che verrà alternato al colore bianco, sì. E quindi qua colore righe, ok, e poi
il colore over righe tabella elenco dati. Quindi il campo lo chiamiamo colore over righe. Bene, quindi salviamo, premiamo F5, perfetto. Poi se non ci piace ovviamente andiamo a modificarcelo il nostro form. Quindi quello che dobbiamo fare ora è andare a definire il pulsante per il salvataggio dei dati. Quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, account personale, definiamo una nuova azione che la chiamiamo form nuova palette colori, descrizione form inserimento nuova palette colori per la personalizzazione dell'area privata. E poi ci spostiamo in amministra pulsanti, sempre account personale, definiamo un nuovo pulsante, inserisci palette, permette di inserire una nuova palette di colori per la personalizzazione dell'area privata, azione form nuova palette colori, funzione da richiamare inserisci palette, creiamo il file con l'inserimento dei dati, quindi la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect, torniamo a gestione palette, percorso immagine, posizione, messaggio conferma non ne abbiamo bisogno, quindi associamo i permessi e definiamo il pulsante. Ci spostiamo in account personale, gestione palette, includiamo il pulsante appena creato, quindi qua sarà form nuova palette colori F5. Perfetto, come vedete è stato inserito correttamente il nostro pulsante. Ora apriamo la funzione appena creata, quindi funzioni inserisci palette, e per prima cosa andiamo a recuperarci i dati postati, in modo da farvi vedere che il campo scelto col nostro input type color arriverà direttamente nel formato esadecimale. Però non sta funzionando. Ok, è un po' scomoda questa palette. Quindi facciamo un echo di $_post. Selezioniamo il primo che è link attivo principale, e commentiamo per evitare l'header location. Quindi salviamo, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete a video viene stampato l'esadecimale del colore che abbiamo scelto. Per quanto riguarda gli altri, allora qua invece del principale mettiamoci link over, vediamo se prende direttamente il nero di default, F5, sì, per gli altri viene passato direttamente il nero. Bene, allora in base ai dati che abbiamo definito nel form in realtà controlli non ne dovremo fare, perché tutti i campi in realtà passano anche di default un valore. In realtà però per la definizione della nuova palette di colori abbiamo bisogno di un nome da associare alla palette, e quindi diciamo che come primo campo andiamo a inserire
il nome della palette. Quindi inseriremo un nuovo rigo. Quindi prima di specificare i colori li diciamo td with anzi colspan 1 e qua inseriamo nome, palette, colori, campo obbligatorio, e nell'altro invece td colspan 3 inseriamo una input type text, name nome palette, size lo impostiamo a 70 e value ci stampiamo il recupero in caso di errore. Quindi ecco nome palette. Bene, visto che ci siamo, inseriamo il value anche per gli altri campi. Quindi questo sarà link attivo principale, link over principale, link attivo secondario, link over secondario, poi color box info, color box max length, poi colore intestazione, colore pie pagina, e poi ci va il colore per le righe, quindi colore righe, e colore over righe. Bene, così andiamo a testare anche il recupero dei dati. Quindi abbiamo detto che dobbiamo andare a recuperarci tutti i dati, quindi colore, link, attivo principale sarà uguale a post di link attivo principale. Prima di tutto riceviamo il nome della palette, quindi uguale a post nome palette. Poi riceviamo link over principale, link attivo secondario, link over secondario, il colore della box info, il colore del box max length, il colore dell'intestazione della tabella, il colore del piedi pagina, perfetto, e poi gli ultimi due che sono il colore delle righe
è il colore over righe. Bene, come unico controllo, poi vabbè sì, riceviamo pagina return e dobbiamo impostarla anche qua, inserendo l'id di pagina, come sempre. Bene. Come unico controllo dobbiamo verificare che nome palette sia uguale a stringa vuota, errore inserire, o meglio specificare un nome per la nuova palette di colori. Bene, il secondo controllo lo possiamo eliminare. Visto che ci siamo alla palette, gli aggiungiamo anche lo slash qualora utilizzassimo add slashes, qualora utilizzassimo l'apostrofo. Bene, e in caso di errore andiamo a salvarci tutti i dati in sessione. Quindi nome palette sarà uguale a strip slashes di nome palette, link attivo principale sarà uguale a link attivo principale, perfetto, e poi definiamo tutti gli altri, quindi secondario, no scusate, over principale, 2 per il secondario e 4 per la tabella. Quindi over principale, link attivo secondario, link over secondario, color box info, color box max length, colore intestazione, ne mancano 2, colore di piedi pagina, quindi abbiamo detto ne mancano 2, che sono colore delle righe e colore over. Perfetto, e quindi in caso di errore header location. Ora salviamo, premiamo F5, omettiamo il nome della palette, come vedete ci va giustamente a chiedere di specificare il nome della palette. Ora selezioniamo dei colori giusto a caso per testare il corretto recupero dei dati in caso di errore, e vediamo come si comportano anche questi input, se prende correttamente direttamente l'esadecimale come valore, come value. Perfetto, quindi inseriamo la nostra palette, come vedete viene generato l'alert e viene conservato correttamente la nostra scelta. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andremo a definire la tabella per il salvataggio della nostra palette di colori e creeremo in automatico il file CSS integrativo per la nostra area privata.